Benvenuti a This is My Architecture, sono Stefano Sandrini di AWS. Oggi è qui con me Nicola di Micamai. Ciao Nicola. Ciao Stefano. Vuoi darci qualche informazione in più sull'azienda? Che cosa fate? Sì, Micamai è un partner AWS che sviluppa software con tecnologie cutting edge. Principalmente lavoriamo con applicativi web e mobile e abbiamo un focus a performance, scalabilità e un occhio in particolare sulla sicurezza. Oggi ci presentate una soluzione che voi utilizzate per realizzare progetti per i vostri clienti. Esatto, è un boilerplate che abbiamo scritto come un playbook Ansible che segue una serie di template CloudFormation atti a creare uno stack applicativo che possa andare bene per la maggior parte degli applicativi web oggi in circolazione. Partirei illustrando il primo strato, la persistenza, offerta tramite un database tipicamente su RDS, un sistema di cache interna su Elasticache e un sistema di full text search su Elasticsearch. L'applicativo che lavora con queste risorse è solitamente posto in un cluster ECS. Quindi ECS, container, tipicamente a livello di applicativi containerizzati, che cosa avete in esecuzione? Siamo riusciti a generare un boilerplate che è abbastanza flessibile da permettere una definizione di task che possono andare bene tanto per un applicativo a microservizi quanto per uno monolitico. Normalmente abbiamo comunque uno strato di componenti web che lavorano quindi con l'aiuto di un load balancer per offrire delle funzionalità web e una serie di componenti asincrone atte a lavorare con batch processing, generazione immagini e così via. Applicativi web, quindi anche delivery di contenuti statici. Esatto, e per questo motivo ogni nostra soluzione è corredata da una distribuzione CloudFront connessa a un bucket S3 per fornire gli asset statici. CloudFront fornisce di suo la protezione dai DDoS e dai vari tipologie di attacchi. Certo. Per quanto riguarda la delivery dell'applicativo, vedo che utilizzate Code Pipeline. Sì, esatto, non forniamo solo uno stack applicativo, forniamo anche feature come Continuous Integration e Continuous Delivery tramite Code Pipeline. CloudFormation crea una pipeline connessa a un repository, per cui ogni push sul repository avvia la pipeline che esegue un processo code build atto a generare l'immagine Docker che verrà depositata su ECR. Al termine dell'operazione, tramite sempre CloudFormation, viene eseguito il deploy su ECS. Il deploy tramite CloudFormation ci permette di fornire funzionalità come Zero Downtime Deployment o il rollback automatico in caso di errori. Questo vi permette di gestire quindi anche diversi ambienti, test, produzione, sviluppo. Esatto, per poter fornire un ambiente sicuro, la boilerplate lavora su un account dedicato. In questo modo tutte le risorse sono isolate, ma la sua replicabilità ci permette di eseguirlo sugli N account che poi andranno a realizzare gli N ambienti che il cliente richiede. Il risultato è un applicativo well architected, è probabilmente il punto di forza della vostra soluzione. Sì, infatti l'applicativo può seguire le linee guida di AWS, può fornire le best practice di sicurezza, grazie al fatto che questo boilerplate ha un'alta replicabilità e di conseguenza è stabile, è maturo, è stato testato e raffinato nel tempo. Nicola, ti ringrazio per aver condiviso con noi i dettagli della vostra soluzione. Grazie a te. E vi ringrazio per averci seguito su This is My Architecture.